Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Con questo video progetto vi vorrei insegnare una borsa semplice, molto semplice, che io ho chiamato una borsa sacca, che è già finita, adesso vi farò il campione. E per fare questa borsina ho utilizzato sempre il cotone che ho preso da Filati di Biela. È fantastico, abbiamo fatto insieme una t-shirt, anzi direi un top piccolino, e con il filato avanzato ho fatto questa borsa e come notate la rocca è ancora interminabile, non so cosa creerò ancora, sicuramente delle applicazioni. E mi servirà anche, vi servirà praticamente una tracolla che io ho preso su Temu tempo fa, che è bella colorata e si addice benissimo. Adesso vi faccio già vedere com'è la borsa, poi ci troveremo di nuovo alla fine del progetto, che vi do qualche altra indicazione. E la borsa è una borsa sacca, perché la si prende, come notate, a 3/4, si inseriscono in pratica i moschettoni, così, proprio nel lavoro, e la borsa quando viene indossata la si chiude in questa parte qua, quindi praticamente abbiamo una chiusura in automatico, vi faccio vedere, e si indossa in questa maniera, la si apre, si mette dentro le cose e si indossa in questa maniera. Io ho utilizzato un cotone, quindi è molto leggera e molto pratica, però immaginatela costruita con un filato per borse ancora più resistente nel tempo e più resistente anche, soprattutto se la dovete fare molto più grande, quindi mettere delle cose un po' più pesanti. Bene, adesso metto via tutto, mi faccio un attimo dei gomitoli perché l'ho utilizzato a 3 capi perché volevo fosse un lavoro veloce, e vi faccio un campione su come farla, poi dopo ci ritroviamo alla fine del video progetto. Prendete il filato, fate un nodino e andiamo a fare 24 catenelle, non le fate molto strette ma abbastanza larghe perché ci dobbiamo lavorare. Io l'ho fatta di 24 catenelle, ma voi potete farla della misura che desiderate, non ci sono problemi, l'importante è che avete il multiplo di 2. Dopo 24 catenelle ne fate un'altra, rientrate in quella precedente e andiamo a fare un giro di maglia bassa. Quindi avrete alla fine 24 maglie basse. Andiamo a fare anche l'ultimo punto e qui invece non torniamo indietro, continuiamo da quest'altra parte, quindi 1, 2 e 3 punti facciamo qua. Ora andiamo a specchio a lavorare tutti i punti che abbiamo appena fatto. Prendiamo la costina, lavoriamo anche il cappetto iniziale e andremo a specchio a fare 24 punti fino alla fine della riga. Il risultato deve essere così. Andiamo a fare anche l'ultimo punto. Qui prendiamo anche questa costina qua, ne facciamo un altro, perché vi ricordate che qui ne abbiamo fatti 3, quindi uno era all'inizio e 2 li facciamo adesso per andare a concludere. Senza andare a chiudere la riga andiamo direttamente nel prossimo punto, perché andremo a lavorare a spirale, quindi non si chiudono le righe, a fare un altro giro di punto basso. Semplicemente ripassiamo tutti i punti che abbiamo fatto senza nessun problema, senza aumentare, senza diminuire, semplicemente andiamo a passare tutti questi punti, li ripassiamo.
Il bello di lavorare con filati non ritorti. Ogni tanto se ne perde un filo, però non fa niente perché l'aspetto è fantastico, io lo adoro. Ok, ci ritroviamo quando arrivo qua di nuovo che cambiamo punto perché andiamo a far lavorare con il multiplo di 2. Io ho fatto tutto il giro, vado a fare anche l'ultimo punto che non lo chiudo, come notate non lavoro semplicemente. Dopo aver fatto questo punto vado a fare una catenella, salto un punto, vado nel prossimo. Scusate, salto un punto, vado nel prossimo. Catenella, salto un punto, vado nel prossimo. Catenella, salto un punto, vado nel prossimo. Questo è da fare per tutto il giro, ci ritroviamo sempre qua, come notate il fondo sta salendo, ci ritroviamo qui per chiudere, quindi adesso io faccio tutto il giro così, salto un punto perché faccio la catenella, questa maniera, salto un punto e per il prossimo. Catenella, salto, prossimo. E questo sarà tutto il punto da utilizzare per tutta l'altezza. Adesso finisco questa riga, vi faccio vedere come si prosegue, dopodiché vi faccio vedere il pezzo finito. Arriviamo alla fine, praticamente adesso io vado a chiudermi qua dove c'è la catenella, faccio il punto basso dove c'è la catenella di separazione, salto il punto lavorato dove c'è la catenella, entro e faccio il punto. Catenella di separazione, salto un punto basso, vado qua nel buco che si è creato dove c'è la catenella, catenella, salto il punto, vado sempre dove c'è la catenella. E questo sarà da fare tutto a spirale per tutto il pezzo. Adesso prendo l'originale, vi do un po' di misure, vi faccio vedere per bene il trama e il lavoro è finito. Potete farla grande quanto volete e alta quanto volete e soprattutto utilizzare il filato che desiderate. Più il filato è sottile, più la forma della borsa a sacca diventa morbida e riuscite a piegarla su un lato quando la indossate, quindi vi consiglio di utilizzare un filato abbastanza sottile. Dentro ho messo il mio telefono per farvi vedere, il trama è questo, è molto elastico sia da una parte che in altezza, soprattutto in altezza, e la misura è di 18 cm su 24. Io ho fatto anche dei manici se caso mai servono, ma potete anche non farli, fare semplicemente una sacca, magari mettete un laccetto se volete, ma anche lasciarla così. E in pratica si indossa, adesso io farò un po' di rumore perché la tracolla si indossa in questa maniera, la si indossa così, e quando avete bisogno la aprite, prendete la roba che ci avete dentro e lei dopo si piega. Questi qua si possono i moschettoni spostare, metterli più giù, metterli più su, metterli a metà, metterli più su ancora, insomma in base alla necessità di quanto dovete riempire la borsa. Io l'ho messa tipo a 3/4, ma potevo anche metterli a metà e quindi la borsa si chiudeva ancora di più. Ecco perché l'ho chiamata una borsa sacca, una borsa molto facile. Potete farla anche colorata con diversi colori, soprattutto se avete delle rimanenze simili come spessore di filati per borse oppure del cotone per quanto riguarda alla fine della stagione estiva. Bene, io vi auguro di divertirvi e fatemi sapere cosa ne pensate. Io sono contenta del risultato anche perché è un lavoro facile, veloce da fare e soprattutto molto pratico perché ci metti dentro di tutto, assolutamente di tutto. Fatemi sapere quindi nei commenti, vi aspetto. Un abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.